Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio amore restaurante. Oggi andiamo a vedere come pulire lo stoccafisso, quindi in questo caso ho la testa che è un po' più difficile, basta incominciare a dargli una scottata a vapore per renderlo un po' più morbido e togliere le spine. Quindi lo andiamo a mettere in vapore. Quando la vaporiera è bella calda, quindi mettiamo il nostro stoccafisso dentro, aspettiamo 5-7 minuti e lo stoccafisso è pronto ed è abbastanza ancora a grullo. In questo modo qua poi possiamo terminare la cottura e fare varie preparazioni con questo stupendo pesce. Quindi incominciamo a togliere la pelle. Come vedete, con questa piccola scottata che gli abbiamo dato, la pelle con l'aiuto appunto di una forchetta si viene via abbastanza facilmente. Come vi ho detto, questa è la parte della testa, quindi è un pelino più complicata pulirla perché ci sono appunto le branchie, c'è qualche spina in più della pancia. Se volete fare meno fatica, prendetevi il pezzo della coda e ci sarà un po' meno carne, però è molto più semplice da pulire perché le spine sono solo quelle centrali. Controllate sempre lì dalle branchie appunto che non rimanga niente di nascosto, di buono, che se no poi corriamo il rischio di buttare via. Togliamo ancora le spine, quelle dorsali dall'altra parte del pesce, e adesso andiamo a togliere le spine, quelle del corpo. Per prima cosa io tolgo quelle della pancia perché sono quelle un po' più semplici da togliere, perché già a vista si vedono, sono abbastanza grosse. Poi vado a dividere la schiena dalla pancia in modo tale che, come vedete, eccole qui, le spine sono ancora più a vista e si vanno a togliere una a una. È abbastanza semplice. Diciamo che appunto, avendolo ammorbidito, è molto più semplice andare a spinare e non perdiamo il gusto del pesce, che è molto importante perché l'abbiamo cotto a vapore, quindi non siamo andati ad aggiungerci gusti strani o a perdere un po' di sapore. Quindi anche lì piano piano continuiamo a togliere prima le spine, quelle grandi, poi ci sono ancora quelle più piccole sempre lì tra l'addome e la schiena, e poi andiamo ancora a sminuzzarlo perché vedrete che poi all'interno ci sono ancora delle spine, quelle qua, che si nascondono. Anche qui sono sempre abbastanza grandi, è molto semplice da vedere, però è meglio sempre controllare perché a me piace dare nei piatti il pesce tutto pulito, l'ospite non deve star lì a pulire o a perdere tempo. Con il piatto che viene portato si deve mangiare tutto quello che c'è. Bene, adesso sminuzziamo anche la parte della schiena. Io mi aiuto poi con uno Scottex perché noterete che poi lo stoccafisso è abbastanza appiccicoso, c'ha un po' di parti grasse che rimangono attaccate alle dita, ma questo è il bello di questo pesce. Andiamo a togliere quindi le spine adesso della schiena. Anche qui bisogna sminuzzarlo perché anche qui all'interno, come vedete, ci sono delle altre spine che si nascondono, ma abbastanza semplici da trovare e da togliere. Bene, questo è quello che poi rimane dello stoccafisso pulito, è un'ottima base per fare tutte le varie preparazioni. E come vi avete visto, lo scarto non è tantissimo e questo è quello che rimane. Come avete visto, per togliere le spine e la pelle una volta scottata a vapore è molto semplice, ci vuole solo un po' di pazienza, però una volta che avete tolto tutte le spine potete usare questi pezzetti di stoccafisso per un sugo, per un ripieno, per la burrita, per quello che più vi piace. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.